Ben ritrovati, siete su Alkill TV. Io sono Donny e oggi parliamo di Devilman. Attenzione perché ci saranno spoiler. Andate all'inferno! Diciamoci la verità, non sono poi così giovane. Quando tornavo da scuola e mi piazzavo davanti alla TV, per me Devilman era lui. Akira indossava una t-shirt gialla con una grande A ricamata sul petto, nel caso qualcuno di noi fosse così stupido da non riconoscere il protagonista, e come i peggiori bulli frustava i suoi compagni di classe a colpi di cintura. Non vi era nessuna traccia di Sabba o di Satana. I demoni erano delle cornacchie dai folti peli pubici. Il boss finale della storia, il signore dei demoni, una sorta di fantasma viola che voleva vendicarsi degli esseri umani perché infastidivano il suo orgoglio. Ok. Akira e suo padre, con addosso una tenuta primaverile, intenti ad esplorare le vette dell'Himalaya, da qui capite il testo della celebre sigla, precipitano in un burrone e muoiono in circostanze poco chiare. Davanti a loro 3 demoni emergono dagli ghiacciai per giocarsi la possessione del corpo del ragazzo a chi vuole essere Akira Fudo? C'è da dire che questa versione bambinesca della Toei, per quanto fosse edulcorata, non era poi così esente di violenza, ma oltre le differenze sostanziali di trama, anche il finale aveva un suo lieto fine, con Miki che, accettata l'identità di Akira, una volta sconfitto il re dei demoni, se ne vanno insieme in moto felici e contenti verso l'orizzonte. Signori miei, il bambino che in me ancora si commuove. Il mio secondo approccio a Devilman fu nella videoteca sotto casa. Capite bene che il richiamo di quelle VHS, Devilman la nascita e Devilman l'Arpia Silen, per me fu irresistibile. E fu anche dannatamente traumatico. A dirla tutta non ci capivo nulla. Che storia era questa? Ma soprattutto, chi diavolo era quel biondino? Beh, so che a voi zoomer la cosa può sembrare strana, ma tenete conto che erano anni in cui non tutti avevano un PC in casa e si andava avanti a colpi di Summer Card con quei cazzo di SMS streaming siti che dovevano rientrare nei 200 caratteri. Sta di fatto che letteralmente divorai quei nastri, tanto da ricordare ancora oggi a memoria le battute dell'Akira doppiato dal mitico Ivo De Palma. Ma il sangue demoniaco dentro di me non era ancora soddisfatto. Fu così che un mio amico, già avvezzo al mondo manga, mi girò il primo volume del celebre capolavoro di Go Nagai, che, confesso, non gli ho mai più restituito. Lo so. C'è un girone dell'inferno fatto apposta per quelli come me. Pagherò lì le mie colpe. Sfogliare quelle pagine fu per me come spalancare le porte del regno degli inferi. Una storia crudele fatta di sangue e di morte, in cui la malvagità è rappresentata in tutte le sue forme e che ti porta a dubitare su chi siano i veri demoni, gli esseri infernali o coloro che si definiscono esseri umani. Devilman è un'opera particolarmente disturbante, nella misura in cui, narrando quanto noi sappiamo di essere ma rimuoviamo nel nostro concepirci in quanto individui, scandaglia il nostro modo di pensarci, il nostro modo di rappresentarci a noi stessi, irribati, misurati, composti, apollinei, niente di tutto questo. Infatti, seppure Devilman parli dell'umano in un modo quasi paradossale, il linguaggio dell'opera è confacentesi di una lessicologia che sembra distaccarsi rispetto al territorio semantico lessicale dell'umano. Infatti noi in Devilman parliamo di demoni, di Satana, di inferno e di diavolo, di sabba e altri termini che rimandano a un certo tipo di cerchio concettuale non certamente aderente alla canonicità dell'individuo umano. Ciò che invece Nagai vuole evocare è un
parallelismo chiaro, tagliente tra la sostanzialità demoniaca e la costituzione dell'uomo in quanto tale. Per l'autore noi siamo, e questo anche narrativamente, molto più vicini a quanto possa essere un demone che a quanto possa essere un'entità angelica, casta e pura. Questo andando decisamente in contraddizione con quelle che sono le teorie più cristiane, più canonicamente cristiane, dove l'uomo era prima nel paradiso terrestre, poi caduto, pur macchiandosi del peccato originale, però è prodotto da Dio. Invece in Devilman noi ci riferiamo all'uomo come Devilman, come uomo diavolo, non è un angelo, non è un essere caduto dal paradiso. È un demonio, ha a che fare con le proprietà esattamente speculari, diametralmente opposte rispetto a quelle angeliche che ci si aspetterebbe che possedesse un individuo che d'altronde è stato creato da Dio. La narrazione nagayana è intrisa infatti di un umanismo, il quale alternativamente ad uno canonico, che tratteggerebbe dell'uomo le sue qualità, pur evidenziandone i difetti con più o meno misurato equilibrio, questa si sporca le mani, questa narrazione si sporca le mani, scavando all'interno dell'abisso che l'uomo di sé vorrebbe non vedere, vorrebbe elidere, vorrebbe nascondere, non concepire, rimuovere. Il demoniaco aderisce talmente tanto, coerentemente all'uomo, che è possibile la creazione, infatti, di un essere ibridato che introietti in sé tanto la razionalità umana quanto la dionisiaca sregolatezza del demone. Devilman, l'uomo diavolo, infatti il protagonista dell'opera, Akira Fudo, l'uomo diavolo, è il punto di sintesi che permetterà a Nagai di approfondire tematiche che spaziano in modo alternato tra l'essere un demone e l'essere umano. Proseguendo con la narrazione ed approfondendo conseguenzialmente ambiti umano-demoniaci sempre più profondi e abissali, si arriverà alla consapevolezza che probabilmente tutto ciò che è demoniaco è umano e tutto quanto umano è demoniaco. Il 5 gennaio del 2018, sotto la direzione di Masaaki Yuasa, già noto al pubblico per capolavori del calibro di Tatami Galaxy, la piattaforma Netflix rilascia 10 episodi di una nuova serie, Devilman Crybaby. Breve citazione, in descrizione trovate il magnifico recap degli amici di Parliamo Nerd. Yuasa cerca di esplorare, attraverso questa nuova versione, ciò che secondo lui avrebbe voluto rappresentare Nagai se non fosse stato limitato dalla fascia demografica a cui la rivista Weekly Shonen Magazine era rivolta, ossia un pubblico di ragazzi. Devilman Crybaby è una rivisitazione in chiave moderna dell'omonimo capolavoro. Il contesto viene cambiato. Sebbene dal manga si evince che l'ambientazione dovrebbe aggirarsi attorno agli anni 60-70, in questo nuovo adattamento l'inserimento di apparecchiature elettroniche moderne, come ad esempio i cellulari, spostano l'arco temporale ai giorni nostri, ma a parte questo e altri cambiamenti, che personalmente considero migliorie, l'anime di base rimane molto fedele al manga. Devilman, fra le altre cose, è sostanzialmente una grande denuncia della guerra. Parafrasando Nagai, non c'è nessuna guerra o giustizia che giustifichi un uomo che uccide un altro uomo. Mentre ci dirigiamo verso un futuro luminoso, Devilman vuole essere un avvertimento, portare un messaggio di cautela. In Crybaby c'è una reinterpretazione di questa tematica, o meglio, Yuasa individua alla base di ogni conflitto il pregiudizio come una delle cause maggiori. Anche Go Nagai aveva portato l'attenzione su questo tema. Devilman Crybaby ne fa la tematica centrale. Se sulle pagine del manga i demoni rappresentavano l'arma di distruzione di massa, o per certi versi anche una denuncia ecologica, basti pensare a creature nemiche dell'uomo imprigionate per millenni nei ghiacciai, vengono alla luce quando questi iniziano a sciogliersi, riscaldamento globale reference. Nell'anime di Yuasa, i demoni rappresentano l'altro, il diverso,
L'uomo, l'essere umano, teme e osteggia ciò che non riesce a comprendere, ciò che considera differente da lui, e questo porta ovviamente alla discriminazione, che come conseguenza ha inevitabilmente la violenza, la guerra, mostrando come l'umano in sé, in preda all'immotivata paura generata dal rifiuto di capire il prossimo, arrivi ad agire come una bestia, come un demonio. Akira Fudo, in Devilman Crybaby, il più forte tra coloro che gli esseri umani temono, grazie anche alla dualità della sua natura, è rappresentato come la persona più empatica che appare nell'intera serie. La sua capacità di comprendere lo stato d'animo altrui è così grande da capire perfino Satana. Nel primissimo episodio della serie vediamo un Akira bambino che piange copiosamente per un gattino che sta per morire. Ryo lo esorta a smetterla di frignare con il suo solito fare cinico, ed è lì che Akira, rivolgendosi a Ryo, dice una delle frasi sottili ma più importanti dell'intera serie dal mio punto di vista: anche tu stai piangendo. Il che non è vero, o meglio, non lo vediamo, perché Akira, come capiremo, è capace di mettersi nei panni altrui, cogliere la tristezza nel cuore del prossimo e per questo motivo rattristarsi con lui. Ed è fenomenale che i demoni, i mostri, vengono accusati di essere privi di ogni forma di emozione, quando in realtà Akira è riuscito a cogliere un sentimento compassionevole addirittura nell'animo del principe dei demoni, il che la dice lunga. Quindi ora capite perché quando si parla di Crybaby io utilizzo il termine capolavoro? Yuasa è stato capace di portare al massimo ciò che Go Nagai ha rappresentato su quelle pagine. Quindi chapeau per il buon Caverna, che giustamente lo ha inserito nella sua top anime. E non date retta a chi ve lo sconsiglia solo perché la grafica non l'aggrada. Oggi per 4 visualizzazioni di merda si dice qualunque cosa. Quello che vi consiglio io, anche se avete qualche capello bianco in più, è di dare una possibilità a quest'anime. Sono certo non rimarrete totalmente delusi. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, a commentare per farmi sapere il tuo pensiero al riguardo. In descrizione trovate i link ai vari social, Facebook, Instagram, Twitter, canale e gruppo Telegram al quale vi invito ad unirvi. Ringrazio Simone per la collaborazione a questo video, ci vediamo al prossimo e ragazzi miei, buona vita a tutti.